Cioè, tu vuoi dirmi che da un mese e mezzo io dormo a letto con un fantasma? Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Io sono Gianmarco ed oggi sono qua per raccontarvi qualcosa di veramente assurdo, allucinante, che mi inquieta da brutto, che sta succedendo nella mia vita e specialmente in questa casa. Perché questa casa a quanto pare è piena di spiriti in 3 posti diversi. A quanto pare io dormo con un fantasma da un mese e mezzo. Sarà un video un po' lunghetto, quindi preparatevi con uno snacky, un drink, un qualcosa, perché ci saranno momenti di veramente hashtag ansietta. E se non avete mai visto il mio canale, vi informo che nella mia life di cose strane ne sono successe veramente tantix. Però è da un pezzo che non succedeva niente dentro questa casa, o meglio, continuavo a pensare che fosse tutto quanto coincidenza, è tutta una coincidenza e magari. Però vabbè, partiamo dall'inizio. Dopo il mio compleanno, quindi erano i primi di aprile, ho organizzato una cosa qua a casa mia, ma una cosa veramente tranquilla, è stata proprio una cosa improvvisata con alcuni amici e alcune persone che non avevo mai conosciuto in tutta vita mia, ma che praticamente si sono aggregate e sono venute qua a casa mia. Queste persone sapevano come è la mia vita, cioè il mio canale YouTube, lo conoscevano, e parlando del più e del meno, descrivendo quello che faccio, di cosa parlo, di su e di giù, andiamo a vedere un video insieme mio dove io e la mia amica Sabrina proviamo l'applicazione, quella per cercare i fantasmi, che era ovviamente un gioco, cioè è un'applicazione. Questo gruppo di persone, per ridere, qua a casa mia abbiamo scaricato tutti quanti l'applicazione e ci siamo messi a divertirci usando questa applicazione in casa mia, ma tutti quanti ce l'avevamo attiva e quindi praticamente trovava fantasmi in continuazione e ti permette anche di parlare, cioè tu puoi scrivere dei messaggi e ovviamente così io ho voluto fare un po' la sceneggiata e dicevo: se ci sei dacci un segno, ovviamente non succedeva niente, se ci sei fai un botto e qua là su e giù, finché a un certo punto, dopo la fine di una di queste frasi del se ci sei dacci un segno, è suonato il timer del forno e ovviamente lì cosa pensi? 6 in 10 persone in una casa, qualcuno l'avrà fatto partire. Fatto sta che ci siamo ovviamente spaventati tutti quanti, però era più un spaventarsi e ridere, perché io ero convinto che l'avesse impostato qualcun altro. Poi a un certo punto abbiamo provato tutti quanti a stare qua, cioè qua in salotto, e a chiedere di nuovo di rifarlo. E raga, l'ha rifatto. È stato veramente molto inquietante. Tutti quanti si sono spaventati e tutti improvvisamente se ne sono voluti andare da casa mia e sono rimasto da solo. E lì mi ha fatto capire una cosa: 1, non era stato nessuno a impostarlo. 2, che belli amici. In questa casa ci sono varie... Io mi sto inquietando sempre di più, spero che si sia sentito. Ci sono varie... perché io dopo vi spiegherò tutte quante le coincidenze. Vabbè, in questa casa ci sono varie bestie. Le principali bestie sono Tosca, il cane, e Kylie Jenner, che voi conoscete benissimo, il gatto. Kylie Jenner è una bestia rompiballe, proprio è la bestia più rompiballe del mondo. Cioè è una di quelle che vuole sempre stare fuori, però quando vuole venire dentro in casa te lo fa capire benissimo, graffiando questa finestra, graffiando quella finestra e sbattendo contro la porta. Cioè questa proprio si schianta contro la porta. E vi ho presentato queste due bestie. Queste due bestie, dopo questo episodio, hanno cominciato a comportarsi nella maniera più assurda possibile. Qua a fianco a me c'è un grosso materassino dove dovrebbe andare a dormire Tosca, ma non ci va, e ci va spesso Kylie Jenner. La sera dopo di questo episodio Kylie Jenner comincia a graffiare la finestra della cucina per voler entrare, perché voleva andare ovviamente in questo robo qua. Quindi la apro dopo ore che graffia, la prendo in braccio e la porto qui. Ma tranquilla, è tranquillissima, sembrava una santa. Vado per appoggiarla giù e questa praticamente mi deturpa il maglione graffiandomi, proprio facendo ah! Così, sapete i gatti quando si arrabbiano? Si è cominciato a gonfiare tutta quanta come se avesse visto tipo un cavallo nel suo posto. Ma non c'era niente, ho cominciato a guardare se magari c'era tipo un gioco o qualcosa. Niente, mi ha strappato completamente il maglione. Io l'ho lanciata perché avevo paura che mi graffiasse il viso, ovviamente. E questa qua come si è allontanata da sto posto? È andata verso le scale, normalissima. Ovviamente ho provato a riportarla qua per capire se c'era qualcosa che le dava fastidio e lei è cominciato ad andare fuori di testa, cioè non voleva stare qui. E qua appunto è dove io registro. E ultimamente alcuni di voi l'hanno notato, però quando io sono qua succedono cose strane, del tipo la telecamera si muove da sola e si vede anche in un video che ho pubblicato ultimamente. Allora, qua c'è il foglietto.
mio Dio. Si sentono dei toc nel microfono. Cioè questo qua è un microfono che modestamente ho pagato l'ira di Dio e ha cominciato a carpire dei suoni come qualcuno andasse a schioccare le dita però direttamente vicino al microfono e sbattendo contro il microfono. E siccome mi ha inquietato tantissimo questa roba del tocco, mi sono fatto sostituire il microfono. E succede ancora! Qui in questa zona cominciano a succedere veramente cose strane. Tosca non ci vuole nemmeno più passare e una mattina mi ritrovo il cane che abbaia come se avesse visto un intruso in casa. Io avevo veramente paura perché pensavo che ci fosse qualcuno in casa. Lei qui, Tosca, che continua ad abbaiare qua in questo angolo. Io continuo a dire, ma che cacchio c'è sto angolo qua? E quindi controllo di non aver lasciato qualche oggetto, qualcosa, tipo Tosca ha paura dei palloncini. Ma non ci sono palloncini, non c'è niente qua, zero. E un'altra cosa che noto è che Tosca comincia a non mangiare più. Cioè non vuole proprio andare in una zona della cucina dove c'è la sua ciotola. Non vuole andare lì, mangia solamente se le metti la ciotola fuori in giardino oppure se gliela metti davanti alla televisione che è qua. In questi giorni Kylie Jenner continua a diventare sempre più strana, cioè io la tengo in braccio e camminando in giro per la casa faccio proprio delle prove. È sempre, rimane tranquilla, ma quando io la porto in alcune zone della casa e là in cucina, questa si arrabbia tantissimo, proprio diventa, sapete, i gatti arrabbiati. E comincio a sospettirmi, cioè penso che abbia male, perché la prima cosa che pensi non è che c'è qualcosa in casa, pensi che magari il gatto sta male, ha mal di pancia, in più l'avevamo appena fatta sterilizzare, capito? Ma ho avuto il colpo di grazia quando una notte comincia a graffiarmi nella porta. Quindi apro la porta e dico vabbè, vuole montare nel letto, una cosa che ha voluto fare 2 o 3 volte, poi si sveglia, dopo mezz'ora e va via. Faccio segno a Kylie Jenner di montare nel letto, no? Questa non vuole montare, cioè, allora vado per prenderla in braccio e questa mi graffia di nuovo. Raga, mi ha fatto un male al collo, che vorrei farvi vedere qua. Avevo tipo 3 graffi qui. Subito ho pensato che l'ho presa in braccio e le ho fatto male magari dove era stata operata. E quindi il giorno dopo con mia sorella porto Kylie Jenner dal veterinario e la molliamo là. Gli diciamo guardate, potete fargli dei controlli perché è troppo strana sta gatta. Cioè al pomeriggio mi chiama il veterinario e mi fa ciao, ho appena visitato il gatto Kylie. Mi ha detto tanto un nome strano perché ovviamente io sono l'unica persona al mondo che può chiamare un gatto Kylie Jenner. Kylie Jenner è tutto attaccato, che non vi sbagliate. È tuo il gatto? E gli faccio sì, è il gatto di casa mia. C'è qualcosa che non va, cioè io mi ero preparato di tutto no, in realtà Kylie non ha niente, è solo molto stressata. E faccio ok, ma come mai? Per caso vi siete trasferiti ultimamente? Oppure c'è qualche animale nuovo in casa? Una nuova persona in casa? Io faccio no. E la veterinaria mi fa sei proprio sicuro che non ci sia nessuno in casa? Perché il gatto ha tutti quanti gli stress di una nuova presenza in casa. Ok, ovviamente io sono andato a prendere il gatto, ho ringraziato e sono andato via. Vai nel letto, vai qua. No, non ce l'ho. Dai, vieni qua, vieni a dormire qui, vieni. Tosca, vieni nel letto. Alcuni di voi si saranno resi conto su Instagram che ultimamente mi vedo molto con una mia amica con la quale ho avuto un chiarimento, tra l'altro in video, quindi non so ancora se pubblicarlo quel video lì, ci sto ragionando. Questa persona, con questa mia amica, io non mi vedevo da 4 anni perché lei ha vissuto via e ieri sera lei era al telefono con uno dei suoi amici, un ragazzo. A lei non avevo raccontato niente di questa storia, mi fa ascolta, c'è il mio amico Alex, diciamo così, c'è il mio amico Alex che vorrebbe parlarti. E io penso che voleva dirmi 2 o 3 battute così per scherzare, per conoscermi. E io faccio ehi ciao, pronto, sono Gianmarco. E lui mi fa ciao, ascolta, devo dirti una cosa importante. Ok, sai, ho fatto dei tarocchi per te. E gli faccio ok, quindi questi tarocchi cosa ti dicono? Che avrò un bel futuro? E lui fa no, mi hanno detto dell'altro. Hai qualcuno in casa? Ok, gli faccio mia sorella? No, qualcuno che non è vivo. Io a questo punto gli rido in faccia perché dico sì vabbè, tu hai visto i miei video e mi stai prendendo in giro. E fa no, assolutamente, onestamente non so neanche come fai di cognome. Ti ho fatto i tarocchi in questo momento al telefono. E lui mi fa in questo momento cose che non poteva sapere. Casa tua ha un'entrata che dà direttamente in un salotto? E io gli faccio sì. Però questa cosa è una cosa che puoi vedere dai miei video. Tu quando entri, alla sinistra hai una credenza con dei documenti? E gli faccio
Sì. Ok, se vai più avanti dovresti vedere un termosifone. Ed è una cosa che veramente, raga, secondo me non sa nessuno che c'è un termosifone lì. Dovresti vedere un Madonna, che spavento. E si è scaricata ancora la batteria. Boh. Cioè continuano a succedere sempre queste robe qua, specialmente mentre le racconto. Però vabbè, tornando a noi, al telefono il ragazzo Alex mi dice tu hai un'entrata, alla sinistra hai una credenza con vari documenti, poi se vai avanti c'è un termosifone. Ed è vero. E gli faccio sì, è vero. E quindi? E lui mi fa, lì c'è la prima entità. Ok, gli faccio, quindi ce ne sono più di una? E lui fa, sì, ne hai 3 in casa, 2 uomini e una donna. È qua che si fa veramente molto inquietante, perché il termosifone è proprio dove c'è la cuccia della Tosca, dove Kylie Jenner la prima sera è andata fuori di testa e dove non voleva più avvicinarsi nella Tosca nel Kylie Jenner. E mi fa, se tu torni indietro e vai verso la cucina, hai un forno. Lì davanti ci deve essere un tappeto e un altro termosifone. Mi fa, gli faccio, sì, cosa hai fatto? La piantina di casa mia praticamente. E lui mi fa, ecco, lì dove c'è l'altro termosifone c'è un'altra entità. Ok, e indovinate un po', dove c'è il termosifone c'è la ciotola della Tosca, quella dove non vuole più mangiare, e c'è il forno che aveva suonato quella sera. A questo punto diventa sempre più inquietante, perché mi fa, se vai su per le scale e vai nella prima stanza dopo il bagno, c'è proprio preciso, raga, robe che non sa praticamente nessuno. Ecco, dentro quella stanza lì c'è la terza entità. Quella stanza lì è camera mia. E io sono un attimo così scosso, in silenzio, gli faccio ok, e queste entità cosa vogliono da me? E lui mi fa, probabilmente tu hai aperto una porta in qualche maniera e loro hanno capito che tu eri interessato a loro e non c'è niente che puoi fare. Bitch, what the fuck? Io non voglio gli spiriti in casa! Dormo da 1 mese e mezzo con un fantasma in camera mia? Il ragazzo in questione, Alex, mi ha detto che praticamente i tarocchi gli hanno informato di queste cose qua. Io non sapevo nemmeno che i tarocchi servissero a fare ste robe. Cioè, pensavo che i tarocchi servissero a dire il futuro, tipo. Cioè, lui mi ha detto troppe cose precise, poi che non voglio nemmeno dire, di casa mia. Talmente tanto precise che è come se lui ci vivesse lì. Ha detto delle cose, di oggetti che sono nascosti in casa, che io sono rimasto così esterrefatto. Cioè, a un certo punto gli ho detto, tu sei entrato in casa mia. Quindi io ho creduto ad Alex e la cosa che gli ho chiesto è cosa posso fare per farli andare via. E lui mi ha detto che non c'è niente che io possa fare da solo, ma che potrei cercare dell'aiuto verso persone un po' più esperte. Cioè, volete dirmi che io adesso mi tocca avere un medium che mi gira per casa, che mi manda via 2 uomini e una donna, uno che si è fissato sopra un termosifone, quell'altro sopra il termosifone e quell'altro in camera mia? Cioè, questi qua cosa hanno? Sono i fantasmi freddolosi? Ma io non capisco! Io che sono terrorizzato da dormire in camera mia e mia sorella che è appena tornata. Ciao! Prova a farla mangiare, vedere se la mangia. Adesso provo, ma cioè, secondo me non so neanche cosa fare. Hai visto quanto è dimagrita? Cioè, cosa dovrei fare secondo voi? Sapete che io sono sempre aperto a consigli. Se questo video vi è piaciuto mettete un pollice in su, così so che ve ne devo fare altri. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale per non perdervi i miei prossimi video. Magari potrei andare veramente da una medium, oppure la potrei far venire qua in casa mia. Esce un nuovo video ogni martedì alle 15, di sabato alle 10:30, ogni tanto giovedì, ma questo non lo sa mai nessuno. Io vi mando un bacione grande grande e al mio prossimo video. Ciao!